Ciao e ben ritrovati sul canale. Finalmente è arrivato il nuovo Squall Heritage 59. Il primo lotto di 10 pezzi pronto nel mese di aprile è stato consegnato e io ringrazio a tutti quelli che hanno aderito all'acquisto. Questo modello è stato prodotto finora in soli 60 pezzi. Questa edizione speciale è limitata ma non numerata. Si conterà una produzione totale di 80-100 pezzi fino alla fine dell'anno in base alle vendite. Ci sono ancora 10 pezzi disponibili in pronta consegna. Per chi fosse interessato troverete il link in descrizione di questo video insieme al codice del mio canale Project Watch 10, dove andrete a pagare l'orologio 1350 euro spedito invece che 1500. C'è anche la possibilità di prendere l'orologio col solo cinturino, dove andrete a pagarlo 100 euro in meno. Per l'Europa il prezzo spedito rimarrà invariato, invece chi acquisterà fuori dall'Unione Europea ci sarà un sovrapprezzo di 30-40 euro per la spedizione. Ho trattato molti argomenti su questo brand, faccio un riassunto. Squall nasce in Svizzera a Neuchâtel, dalla famiglia Von Buren. Sono inizialmente produttore terzi di componenti per orologi e nel 1959 registrano il loro marchio Squall, che tradotto dal francese vuol dire squalo. Sostanzialmente si occupano di orologi professionali subacquei. Nel 1980 il marchio viene rilevato dalla famiglia italiana Maggi e per celebrare il 60° anniversario del marchio nel 2019 presentano il loro nuovo prodotto, il Sub 39. Il Sub 39 è stato ispirato da un ritrovamento in casa Squall nel 2018 di 40 casse vintage NOS senza logo, le stesse casse che venivano marchiate e utilizzate dalla Reville. Reville era il nome della Blancpain negli anni 50. Il nome fu sostituito a causa di una legge che obbligava nei casi di cambio di proprietà a modificarne il nome, come successe alla Blancpain. Insieme alle 40 casse furono trovati i componenti compatibili per la realizzazione di solo 2 orologi, di cui 2 prototipi, che non furono mai prodotti da Squall perché la misura di queste casse di 35 mm erano già superate per gli standard degli anni 60 e Squall optò per la realizzazione del modello più prestazionale, il modello Matic, mentre Blancpain commercializzò con questa cassa il suo modello Baptiste Café. Ad oggi, grazie a un gruppo di appassionati con il nome di Watch Collector e il supporto di Michele Grassi, consulente di Squall, si concretizza il progetto dell'Heritage Sub 59, in vendita in esclusiva per il suo negozio online Orologi SVP. Andiamo a riassumere le caratteristiche di questo modello. La cassa è interamente lucida e ha misure contenute di 39 mm di diametro, uno spessore di 12,4 mm e un lag to lag di 48,5 mm, con una lunetta più ampia di 40,8 mm per consentire una maggiore presa. Lunetta di 120 scatti in vetro minerale. Il vetro zaffiro è bombato ed ha un trattamento antiriflesso. Le sfere sono quelle classiche a bastone con una pasta Super Luminova C3. Il quadrante è di un nero soleil con riflessi antracite, con indici a pallettoni e a triangoli sovradimensionati, con la sola particolarità del numero arabo a ore 12. Sono trattati con Super Luminova C3 con una colorazione tendente al crema. A ore 12 è situato il logo Squall con la corona Von. Una curiosità: questa corona rappresenta lo stemma della famiglia Von Buren. La corona di carica mi piace perché ha personalità e riprende la forma del logo Von. Come già detto in precedenza, non è comodissima, ha una dentellatura sottile, un po' tagliente, ma ne guadagna sicuramente in stile ed eleganza. Nella recensione del Sub Blu Marina non sono riuscito ad aprire il fondello ed ero convinto ci fosse un sellita. Invece i primissimi modelli di Sub 39
erano equipaggiati da ETA 2824 e il mio era uno di quelli. L'Heritage 59 monta un Sellita SV200 senza data, modificato. Questo è un sinonimo di qualità. Ho registrato uno scarto giornaliero di più 7 secondi al giorno, quindi coerente per questo grado elaboré. Un altro accorgimento di qualità costruttiva è la doppia guarnizione presente nel fondello a vite. Orologio che garantisce un'impermeabilità di 30 atmosfere, l'equivalente di 300 metri. Le anse sono affusolate. Il fatto di avere un passo da ansa a ansa di 22 mm le rende più sottili, dando un effetto 50 fathoms. Questo stacco è più visibile con il cinturino che delimita lo spazio tra le anse. Invece non è percettibile con il suo bracciale in acciaio, perché i finali in acciaio danno continuità, risultando un tutt'uno con la cassa. Bracciale con maglie piene oyster, con perne a vite e lavorazione centrale lucida e satinato ai lati. Clasper rettangolare, satinata, robusta, con estensione per la muta da sub. C'è una critica per quanto riguarda i finali e ho fatto già un video dedicato. Ribadisco che i finali vuoti non danno nessun tipo di problema strutturale al bracciale. Il messaggio che volevo trasmettere è quello di non privarvi di questo orologio solo perché ha i finali realizzati in stile vintage, ma ha altre qualità per cui vale la pena tenerlo in collezione. Se si desidera il diver perfetto, bisogna spendere almeno 5 volte tanto. Non bisogna essere pignoli su orologi di questa fascia di prezzo. Il corredo è molto discreto, ha un elegante controscatola in cartoncino rigido di colore nero, dove al suo interno troviamo il portaorologio in pelle morbida. Abbiamo un utensile per la sostituzione dei cinturini e oltre al bracciale in dotazione c'è anche un bellissimo cinturino nero in tessuto tecnico. Infine troviamo il libretto di istruzioni e la garanzia card. Traiamo le conclusioni. Questa edizione speciale ha un ottimo rapporto qualità-prezzo e una portabilità eccellente, con misure ben proporzionate. L'Heritage 59 è tutto ciò che rappresenta la Squall. Per me è il riassunto di 64 anni di storia. La recensione è terminata. Io vi ringrazio per la fiducia e il tempo che mi dedicate. Alla prossima. Ciao!